Ciao a tutti! Dunque, oggi vi vorrei parlare di cibo. Non è un segreto per nessuno che gli italiani siano grandi amanti del cibo e, in particolare, siano grandissimi amanti del loro cibo, del cibo italiano. E il cibo italiano non è famoso e amato solo in Italia, ma lo è anche nel resto del mondo. Credo che a livello internazionale sia in generale una delle cucine più amate, se non la più amata. E gli italiani stessi amano oltremodo la cucina italiana. Allora andiamo un attimo a discutere sul perché di questo amore così estremo. Perché ci piace tanto la nostra cucina? Perché ci piace così tanto? Beh, secondo me una prima ragione pratica, concreta, è il fatto che il cibo italiano sia sano e genuino. Appunto la dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo proprio per questo, per essere una dieta molto equilibrata e molto sana, che fa molto bene da un punto di vista della salute. Ma al tempo stesso il cibo italiano non è solo sano, è anche molto buono, è succulento, è gustoso, è appetitoso. È il tipo di cibo che avresti voglia di mangiare quando hai un sacco di fame, no? Non è solo il tipo di cibo che mangeresti quando devi restare in forma, devi dimagrire. Credo poi che ci sia anche un elemento più astratto, più affettivo. Cosa intendo con questo? Intendo che per gli italiani il cibo viene legato molto facilmente a ricordi d'infanzia, perché il nostro è un cibo casereccio e spesso fatto in casa, quindi magari ci ricorda dei bei momenti passati da piccoli quando eravamo in cucina con la mamma che preparava da mangiare per il pranzo della domenica oppure per una qualche cena di famiglia in occasione di una festività. Quindi sicuramente al cibo si aggiunge un elemento fortemente emotivo e affettivo, no? Ora, negli ultimi anni in particolare è cominciato ad emergere un fenomeno molto famoso soprattutto su internet a livello internazionale. Qual è questo fenomeno? È il fenomeno degli italiani che si arrabbiano perché le ricette italiane, il cibo italiano, viene profanato in un certo senso, no? Ci sono moltissimi video su internet, soprattutto su pagine come Tasty o comunque queste pagine che dipendono da BuzzFeed, nei quali si propongono varianti di alcune ricette italiane fatte in modo completamente diverso dalla procedura tradizionale che prevede la ricetta originale italiana. E questa cosa fa arrabbiare moltissimo un sacco di italiani, li fa quasi indignare. Ora, perché gli italiani si arrabbiano così tanto quando vedono questo tipo di video in cui le ricette italiane vengono fatte in modo sbagliato? Secondo me, intanto, il primo motivo potrebbe essere il fatto che al giorno d'oggi l'Italia ha solamente il cibo come elemento distintivo a livello internazionale e forse anche la moda, ma non ha più tutte quelle cose che rendevano gli italiani famosi a livello internazionale in passato, come appunto grandissimi poeti, scultori, pittori, intellettuali. Al giorno d'oggi gli italiani da quel punto di vista non hanno più molto da offrire, purtroppo. Quindi c'è rimasto solamente il cibo e ne andiamo molto fieri e ne siamo molto gelosi, a tal punto che il cibo assume una qualità quasi sacra per noi e quindi diventa inammissibile che a livello internazionale ricette come le fettuccine Alfredo oppure la carbonara con la panna dentro siano considerate cibo italiano. Non ci riconosciamo in queste ricette e ci sembra quasi appunto profano e blasfemo il fatto che alcune persone spaccino queste ricette per vero cibo italiano. Quindi per questo motivo sui commenti ai video di queste ricette fatte in modo non tradizionale troverete una marea di commenti di italiani arrabbiatissimi e infuriati a un livello quasi ridicolo. Ora, che cosa ne penso io personalmente? Dunque, da un lato penso che questo amore così smodato per il nostro cibo sia giustificato.
Il cibo italiano è sicuramente eccezionale, è cibo casereccio, gustoso, quasi quello che gli americani chiamerebbero, gli anglofoni chiamerebbero comfort food. In più è anche per la gran parte sano, anche se ci sono ricette che non sono così sane come sembrano, per esempio le lasagne o la parmigiana dentro le melanzane fritte, quindi comunque sia, il nostro cibo sì, penso che sia effettivamente tra i più buoni al mondo e è assolutamente speciale ed è anche molto più vario di quello che si pensa a livello internazionale, perché ci sono tante ricette regionali che non sono diventate famose nei ristoranti italiani internazionali, ma che fanno comunque parte del patrimonio culturale e culinario italiano. Ma a volte trovo un po' eccessivo il modo assolutamente intransigente in cui gli italiani disapprovano totalmente delle varianti delle ricette che vengono proposte in questi video online, che vengono chiaramente da altri paesi. E magari potrebbero essere pure buone, solo che noi, per paura, diciamo, di andare contro la sacralità che abbiamo conferito al nostro cibo, non ci degniamo neanche di provare. C'è un modo di dire in italiano che è il mondo è bello perché è vario. In questo caso credo che si applichi perfettamente a questo argomento, a questa situazione, e quindi credo che sia importante lasciar fare. Alla fine ogni paese interpreta a modo suo i cibi di altre culture e non solo quelli italiani, perché sono sicuro che un messicano avrebbe molto da ridire sul modo in cui noi italiani o gli americani o chissà che altro paese reinterpreta il cibo messicano, per esempio. O un cinese disapproverebbe sicuramente del modo in cui nel resto del mondo viene cucinato il loro cibo, il cibo cinese. E in generale ogni cultura, ogni paese esporta degli elementi della propria cultura che vengono poi reinterpretati e adattati alla cultura locale del paese nel quale vengono importati. Quindi credo che sia un processo normale che in realtà accade da millenni, solo che adesso è trasmesso in diretta mondiale su internet, come tutto al giorno d'oggi, e quindi è molto più esposto alle critiche dei paesi d'origine, no? Comunque, detto tutto questo, in linea di massima, nemmeno io sono un grande amante del modo in cui viene cucinato il cibo italiano all'estero, ma non penso che ci sia bisogno di indignarsi. Io, in quanto italiano, so cucinare il cibo italiano nel modo italiano e continuerò a farlo così, e non mi interessa più di tanto poi come decidono di mangiarlo gli altri. Detto questo, cosa ne pensate voi? Vi piace il modo in cui il cibo italiano viene cucinato nel vostro paese? E soprattutto, ci sono dei piatti originari del vostro paese che vengono storpiati e modificati all'estero? Scrivetelo nei commenti che sono molto curioso. Per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!